A volte la vita ci scivola tra le mani senza che ce ne accorgiamo. Le giornate si inseguono, i pensieri si accavallano, le emozioni restano sul fondo come pietre sommerse. Corriamo da una cosa all'altra, affamati di senso e distratti dal rumore. E intanto ciò che è più semplice, più vicino, più vero, ci sfugge. La mindfulness è un ritorno, una strada senza clamore, senza obiettivi da raggiungere, senza promesse. È l'arte di stare, di fermarsi, di respirare nel luogo esatto in cui ci si trova, con ciò che c'è, così com'è. Non per cambiare, non per migliorare, ma per tornare a casa. Nei ritiri di mindfulness questa possibilità si apre con più chiarezza. È come entrare in una soglia, in uno spazio sospeso dove la vita rallenta e tutto si fa essenziale. Il silenzio diventa presenza, il gesto quotidiano si trasforma in preghiera laica. Si mangia in silenzio, si cammina senza fretta, si ascolta il proprio respiro come se fosse un vento antico. Anche le emozioni più leggere, quelle che nella vita di tutti i giorni scivolano via senza nome, cominciano a mostrarsi, a farsi sentire. All'inizio può fare paura, stare fermi, restare senza distrazioni, senza ruoli, senza dover dire nulla. Il silenzio non è sempre gentile, a volte porta a galla voci sepolte, pensieri che disturbano, ricordi dimenticati. Ma è proprio in questo vuoto che qualcosa si schiude, come se, smettendo di reagire, iniziassimo davvero ad ascoltare. Nel ritiro, ogni gesto diventa meditazione. Lavare una tazza, camminare tra gli alberi, sedere in silenzio con gli occhi socchiusi. La mente all'inizio cerca di fuggire, si agita, si ribella, ma poi, a poco, qualcosa si calma. Il corpo si radica, il respiro trova un ritmo, il cuore si apre senza sforzo. Non si tratta di eliminare i pensieri, ma di imparare a non inseguirli, di lasciarli scorrere come nuvole nel cielo. In questa lentezza il tempo cambia consistenza, i minuti si distendono, le ore si riempiono di un'intensità diversa. Non c'è bisogno di fare, di dimostrare, di arrivare. Basta essere. E questo basta è più vasto di quanto si possa immaginare. Essere qui ora, con tutto ciò che vive dentro, con la stanchezza, la gioia, il vuoto, il dolore, la gratitudine, tutto ha diritto di esistere. Il ritiro non è un rifugio dalla vita, ma un modo per incontrarla con occhi nuovi. È un tempo per tornare a se stessi senza pretese, per ascoltare quel filo sottile che ci unisce a ciò che siamo davvero, sotto le abitudini, le difese, le urgenze. A volte basta una sola mattina di silenzio per ricordare cosa conta, un singolo respiro consapevole per ritrovare la propria dignità. Insieme agli altri, seduti nello stesso silenzio, si riscopre anche il senso della presenza condivisa. Non servono parole per sentirsi vicini, non servono spiegazioni per essere compresi. La quiete del gruppo diventa uno specchio. Il silenzio collettivo sostiene, avvolge, contiene. E nel momento in cui si aprono gli occhi e si incrociano altri sguardi, si sente che qualcosa è cambiato, non fuori, ma dentro. Ogni ritiro è un viaggio, non verso una meta, ma verso una profondità. Non si torna indietro migliori, ma più veri. Si ritorna alla propria quotidianità con uno spazio nuovo nel cuore. Uno spazio dove poter sostare, anche solo per un istante. Una pausa nel vortice, una soglia in cui riposare. E la pratica, giorno dopo giorno, continua. Non ha bisogno di rituali complessi. Un sorso d'acqua bevuto lentamente, un istante di respiro prima di parlare, uno sguardo rivolto verso il cielo. Piccoli gesti che riconnettono, che riaccendono la presenza. Non servono ore di meditazione. Basta la qualità dell'attenzione, la scelta semplice e rivoluzionaria di essere davvero dove si è. In un mondo che ci chiede sempre di correre, scegliere la lentezza è un atto di coraggio. In un tempo che premia la reattività, scegliere di ascoltare è un atto d'amore. E in un'esistenza spesso dispersa in mille frammenti, scegliere la mindfulness è come raccogliere i pezzi e tornare interi. Così il ritiro non finisce con l'ultima meditazione, continua nei giorni che seguono, nella vita vissuta con più coscienza. E anche quando il silenzio esterno si rompe,
Qualcosa dentro resta silenzioso, un luogo che abbiamo toccato e che non dimenticheremo. Una casa, una fonte, un respiro.